Aloha, sono Stan Travis e in questo video voglio farvi vedere come creare immagini come queste, in modo semplice, veloce e gratuito. Per non dilatare troppi tempi mi soffermerò sulle animazioni di immagini che poi verranno caricate su Instagram, di conseguenza è un contenuto che non necessita di una qualità molto elevata. Se comunque siete interessati a scoprire come ricreare questo effetto con Photoshop, di conseguenza ad una qualità più alta, allora fatemelo sapere nei commenti così creo un video tutorial più dettagliato e più tecnico. L'effetto in questione è una figata, però il mio consiglio è quello di non esagerare, animate solamente elementi che siamo già abituati a vedere in movimento. Non applicatelo quindi ad elementi statici come mi è capitato di vedere nel caso in cui, per esempio, è stata animata la sabbia di una spiaggia. Il mio consiglio è sempre quello di animare cose come l'acqua, i capelli, le nuvole, i vestiti nel caso in cui nel momento dello scatto ci fosse stato del vento e quindi per esempio sia un foulard che sta... Come cazzo dice? Che sta sventolando la terra, se però l'immagine lo consente, per esempio se ha lo scatto di una motocross che sta lanciando in aria un sacco di terra, allora a quel punto lì ha senso animarla. Se stiamo facendo un picnic... Ok, l'app che utilizzeremo si chiama Pixaloop, vi lascio il link in descrizione. È l'app che ultimamente sto utilizzando sempre per le mie Instagram Stories, per animare appunto le foto che poi pubblico nelle Instagram Stories. L'unico punto però a sfavore è che è disponibile solamente per dispositivi Apple. Sicuramente esistono delle alternative anche per Android, che però non avendone provate non so indicarvi. Ecco, magari se voi ne conoscete alcune lasciatele nei commenti così da dare la possibilità anche ad altri utenti di conoscerle. Bene, mi sposto un po' più in qua, in modo... Ok, app in mano, ci troviamo subito un'immagine default di una cascata che ci mostra i vari tools all'opera, permettendoci anche di fare dei test. Noi ora bypassiamo questa fase, passiamo direttamente alla nostra immagine. Io per comodità utilizzerò delle immagini che l'applicazione ci lascia di default, così da mostrarvi in più casi come io utilizzo i vari strumenti. Bene, l'unica sezione che a noi interesserà sarà quella delle animazioni, in particolare agiremo con la traiettoria con cui indicheremo la direzione dell'animazione, i punti di ancoraggio che ci permetteranno di fissare appunto dei punti nell'immagine in modo da non influenzarli, il cestino per eliminare le funzioni che noi vogliamo annullare, il congela per disegnare aree da non modificare, lo scongela per rimuoverne. Tutto il resto lo lascio di default, vi consiglio comunque di giocarci in modo tale da vedere anche altri strumenti che magari a me non sono utili però a voi possono essere utili, così da conoscere sempre più l'app e arrivare a domarla come si deve. Bene, io in questo caso per esempio inizierei con il congelare le aree dell'immagine che non voglio assolutamente che si muovano. Con due dita possiamo fare il classico zoom come a telefono e quindi vado ad ingrandire e a iniziare a disegnare l'area in alto. Con due dita sempre ci si sposta nell'immagine. Ok, anche un po' qui sotto. Anzi no, per esempio in questo caso lì sotto inserirò dei punti di ancoraggio, di conseguenza per annullare quello che ho appena fatto mi basterà cliccare sulle frecciatine che ci sono qua in basso a sinistra, che è un po' come il Command Z, Ctrl Z del computer. Quindi punti di ancoraggio. Un consiglio, quando vedete dei bordi come in questo caso, ancorateli, perché altrimenti inizia dal bordo l'animazione e vediamo che il bordo continua a ripetersi, a scendere anche quelli. Invece noi il bordo lo vogliamo sempre sullo stesso punto e sarà solamente l'acqua ad essere animata. Io in questo caso per esempio so già che applicherò all'acqua della cascata un'animazione in un verso e la parte completamente a destra dell'immagine un'animazione nell'altro senso, quindi inserirò un punto di ancoraggio circa al centro in modo da ancorare l'inversione dell'animazione, altrimenti comunque ci sono delle parti dell'immagine che rischiano di subire la doppia influenza dell'animazione. Ora punti di ancoraggio creati, vado a dare una direzione all'animazione. Dovremmo esserci. Ora cliccando sul tastino del play dovremmo iniziare già a vedere qualcosa muoversi. Ok, non c'è male, provo ad ancorare in quest'area. Ok, ovviamente l'animazione non sarà mai perfetta perché è comunque un'applicazione per il telefono, non possiamo aspettarci ovviamente che l'animazione risulti un po' come quella che potrebbe uscire lavorando con Photoshop. Ok, dovremmo esserci. Ora, come vi dicevo prima, gli altri strumenti io tendo a non utilizzarli. In questo caso, però, per esempio, potrei scegliere un elemento in overlay. Vediamo.
abbasso l'opacità e dandogli il play, ok, dovrebbe già creare un effetto un po' più carino. Ovviamente dipende anche da quanto voi volete spingervi con la modifica dell'immagine. Ricordatevi comunque sempre che less is more, quindi non esagerate con l'applicazione di elementi, strumenti vari. Come dicevo prima è un effetto fighissimo, l'importante è non esagerare. Bene, una volta conclusa quindi possiamo esportare l'intera animazione, gli diamo anche la durata. Già ce la può predisporre per Instagram, Facebook, addirittura anche l'Instagram Story, quindi ce la taglia in verticale, eccetera, eccetera. Gli diamo esporta e la nostra immagine è esportata. Vediamo ora un altro caso, per esempio. Ok, nel caso in cui ci fosse una persona, per esempio. Come prima, io inizio sempre congelando le parti che assolutamente non voglio si muovano. In questo caso sulla persona non so se congelarla o mettergli punti di ancoraggio. Ma sì, quasi quasi congeliamo anche questo. Ora partiamo invece con la direzione, poi fissiamo i punti di ancoraggio in base a quello che ne viene fuori, quindi direi la cascata. Perfetto, ora punti di ancoraggio, iniziamo. Ecco, per esempio in questo caso facciamo attenzione quando l'acqua lascia intravedere anche della terra o degli alberi dietro, perché rischiamo che si animi sì l'acqua che sta cadendo dalla cascata, però anche quello che ci sta dietro. Quindi in questo caso usiamo i punti di ancoraggio. Non siate neanche troppo pignoli, perché comunque ricordiamoci che sarà un'immagine che verrà caricata su Instagram, di conseguenza alcuni dettagli magari neanche si noteranno. Ok, vediamo ora cosa ne esce. Possiamo dirci abbastanza soddisfatti. Vi faccio vedere, come vi dicevo prima, il cestino per eliminare alcune funzioni che abbiamo applicato all'immagine. Noi una volta che lo selezioniamo, ogni punto, ogni strumento che noi andremo a toccare si andrà ad eliminare. L'ho trovato veramente comodo perché subito pensavo mi eliminasse tutto, dovessi ripartire da zero, poco logico, e invece funziona veramente veramente bene. Ok, vediamo un ultimo caso. Ecco, un consiglio che vi do per esempio in questo tipo di immagini, quindi in lunghe esposizioni, non ha neanche senso lavorarci perché essendo lunghe esposizioni abbiamo perso i dettagli dell'acqua, di conseguenza non animiamo praticamente nulla. Ve lo faccio vedere comunque, così ve ne rendete conto. Ovviamente non si nota assolutamente niente, o quasi. Ok, vediamo ora per esempio nel caso delle onde. Ok, vediamo in questo caso. Ecco, qui sicuramente avremo un po' di problemi, chiamiamoli così, dove ci sono le parti di schiuma, perché la vedremo ripetersi molte volte e esteticamente. È una cosa che si può evitare con Photoshop. Con quest'app ovviamente ho visto che non si può gestire molto bene, ma non possiamo neanche aspettarci molto di più da un'app come questa, anzi devo dire che comunque il suo lavoro lo fa, bisogna semplicemente capire ovviamente anche fino a quanto spingerci. Comunque intanto vediamo il caso. Ok, e bene o male dovremmo esserci. Bene, come al solito spero anche questo video vi sia stato utile. Taggatemi su Instagram nelle vostre foto animate, così posso vedere i risultati. Ora vado a fare un salto, ci vediamo al prossimo video. Un abbraccione dal vostro amichevole Stan di Quartiere.